visto le prime immagini in azione, adesso tolgo il casco e vi racconto nel dettaglio come è fatta la nuova KTM 390 Adventure e poi andiamo a vedere davvero come va in strada e fuori strada. Seguiteci! Ecco ragazzi, abbiamo tolto il casco da questa prova per adesso virtuale, perché poi in moto ci andremo davvero, ma vi raccontiamo cosa sta per succedere su Moto.it insieme a Paolo Fabiano. Buongiorno Paolo, KTM Italia. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Sì, cosa va in onda? Va in onda una presentazione virtuale, visto che purtroppo non siamo potuti andare alla presentazione stampa prevista a Tenerife per le questioni che tutti noi sappiamo. E quindi abbiamo chiesto a uno dei massimi esponenti del prodotto di KTM, Joachim Sauer, che intanto saluto e ringrazio, che è Product Marketing del segmento Off-Road e anche per quel che riguarda il segmento Adventure. Quindi Joachim, una persona di grandissima esperienza, oltre di una simpatia pazzesca, lo ringrazio per aver voluto partecipare anche lui a questa piccola intervista. Io tra poco vi lascerò, però sono sicuro che riuscirete a gestire al meglio la vostra chiacchierata. Sì, Andrea. Hai dimenticato la cosa più importante. Va bene che è responsabile prodotto off-road, che è un grande di KTM, però a noi motociclisti la cosa che ci gasa di più è che Joachim, chiamato Joachim da noi amici enduristi, è stato campione del mondo di enduro nell'84, se non sbaglio, con la prima 350 di KTM. Caspita, è un campione del mondo di enduro. Buongiorno Joachim. Buongiorno a tutti. È quasi corretto. Nell'anno 84 ho ancora corso Principato la 125. 2 anni dopo ho vinto il primo europeo e l'anno dopo con la 350. Vuol dire 86-87. Mannaggia, tirata. Visto che siamo lontani, mi tiro da solo l'orecchio, Joachim, ti chiedo scusa. Però adesso parliamo di una cilindrata simile a quella con cui hai vinto, io ho detto il mondiale perché all'epoca non c'era il mondiale, l'europeo era proprio il mondiale di enduro, chi vinceva l'europeo era al top del mondo, anche più forte degli americani sicuro, perché i piloti europei di enduro, ragazzi, erano veramente dei mostri sacri. Quindi massimo rispetto per Joachim, pendiamo dalle tue labbra, andiamo a conoscere con te la 390 Adventure, che un po' ci sorprende perché la KTM, come anche le rivali, in questi anni hanno fatto una corsa alla crescita di cilindrata, no? Pesi importanti con potenza, abbiamo visto con Chris Birch in Perù che moto bestiali potentissime riuscite a fare, anche la 790 più leggera ma ugualmente potente. Adesso invece KTM arriva con questa 390 che ha poche concorrenti, io penso alla Honda CRF Rally che però di cilindrate più piccole, 2,5 da 24 cavalli. Poi c'è la Royal Enfield Himalayan, che però è un altro concetto di moto, più classica. E la KTM GS 310, che è una versione un po' BMW, più... Andrea, BMW. Scusate, bravo, BMW, vedi, stare troppo a casa, poi i neuroni fanno fatica. La BMW 310 GS, grazie Paolo, fondamentale averti qua, che però forse è un enduro un po' più stradale. E arriva la KTM 390, che è un concentrato anche di potenza, con un motore davvero pepato. Perché KTM ha scelto di buttarsi in questo segmento e a chi si rivolge una 390 Adventure? Come sapete, un anno fa abbiamo presentato la 790 e l'Adventure 790 e in questo momento ognuno ha detto hey, grande moto, grande concetto, come mai non fate una moto ancora più piccola e specialmente dei mercati nuovi come Sud America, in Asia c'era tanta richiesta e abbiamo fatto una moto più piccola, una adventure più piccola sulla base della 390 Duke, vuol dire c'era già una base molto con molto successo e così sì, abbiamo fatto la 390 Adventure. Ecco, Joachim, una cosa che mi ha sorpreso è la potenza, perché 390 addirittura 373 cm3, quindi un motore piccolo, però con una potenza che io che sono cresciuto anche negli anni 90 con le moto, è una potenza che trovavi sui 600-650 di quel periodo.
è una moto leggera, anche 172 kg, ma i cavalli sono veramente tanti. Chiariamo subito una cosa ai nostri amici che ci seguono. È un motore derivato dai motori racing KTM, tipo quelli che usiamo nelle gare, quindi motori che vanno con manutenzione a ore, o è un motore stradale, quindi con intervalli adatti a chi farà viaggi? E un'altra cosa, se ci racconti qualche dettaglio tecnico, perché KTM su questi motori è leader mondiale, vince nel motocross, vince nell'enduro, quindi immagino che avrete studiato anche qualche soluzione tecnica di assoluto rilievo sulla 390. Ja, la tecnica del motore viene più o meno della competizione, vuol dire usiamo specialmente la testa con doppio cam, come si dice, con le leve a dita. Sì, non i bilancieri, bilancieri a dito. E questo è il segreto per la potenza. In più usiamo un concetto molto compatto, usiamo una frizione, per esempio, adesso una palabra, antisaltellamento. Ti vengo in aiuto Antisaltellamento, perché, ragazzi, già Joachim ci parla in italiano e non in inglese, quindi grazie, un grazie grande così, Joachim, per questo aiuto con l'italiano. Quando c'è qualche termine tecnico, io e Paolo siamo qua apposta. La frizione antisaltellamento, che su un motore così piccolo, poi vedremo anche il prezzo, è un pregio notevole. Ecco, ma in più usiamo l'iniezione elettronica, però non solo la iniezione, anche ride by wire, e questo è anche un segreto per utilizzare tutta la tecnologia come traction control e cornering ABS. infatti adesso, Insomma, più o meno basicamente è il motore della 390 Duke, solo sul concetto abbiamo cambiato solo il silenziatore solo la versione del silenziatore. scarico. Ecco, tutto il resto è uguale. Quindi se deriva dalla Duke, immagino che anche gli intervalli di manutenzione siano a chilometri, non a ore. Possiamo sapere ogni quanti chilometri va fatto il tagliando sulla Adventure? Non sono a casa, mi sembra 15.000, no, 750, sì. cambio olio e filtro, e ogni 15.000 chilometri anche le valvole. Sì, Vuol gli dire interventi più importanti moto sono 15.000 chilometri, ogni 15.000 chilometri. Quindi è perfetta anche, è vero che deriva da una stradale, però è l'uso perfetto per gli avventurieri, no? Che ieri abbiamo intervistato degli amici su Moto.it che hanno fatto 30.000 km con una 1290 in Africa e servono intervalli lunghi. Perfetto. Joachim, prima parlavi di dotazione tecnologica e su una moto di questo livello troviamo TFT, cornering ABS, che è una cosa incredibile, ride by wire, traction control, cose che non troviamo su certe concorrenti anche di prezzo e cilindrata maggiori. Come avete fatto a contenere il prezzo in 6.550 euro, prezzo per l'Italia, ovviamente? Sì, usiamo questa tecnologia, è più o meno uno standard. Abbiamo detto non vorremmo fare una moto più piccola senza tecnologia, e per questo il nostro obiettivo era avere lo stesso livello come sulle moto più grandi, e come prezzo, certo, era una sfida, però alla fine siamo arrivati. Però fare una moto più economica senza tecnologia non sarebbe stato la nostra strategia. Certo, poi una cosa che mi ha stupito, che dimostra che quindi anche le moto medio-piccole di cilindrata possono avere il massimo della sicurezza, è la presenza del cornering ABS Bosch 9.1, l'ultima evoluzione a 2 canali.
Quindi anche sulle moto di fascia più, no, l'entry level possiamo avere queste dotazioni che fino adesso erano veramente appannaggio delle moto più costose, no? Sì. Per quanto riguarda l'ABS, anche la 390 si può mettere via o attivare il cornering, no, l'off-road ABS, vuol dire si può usare questa moto anche nel fuoristrada, solo con la funzione dell'ABS sulla ruota anteriore. Indietro si può bloccare la ruota. Molto Fantastico. importante per nell'off-road. Sì. Con l'ABS sempre inserito davanti è fondamentale. Invece una cosa che mi ha stupito, anzi non invece, un'altra cosa che mi ha stupito di questa moto è la presenza di sospensioni VP, e fin qua ovvio che ci sono le VP, però l'Apex anteriore, la forcella, addirittura ha la doppia regolazione. Sono presenti le regolazioni che ad esempio non troviamo sulla 790 Adventure base. Come mai avete scelto di dotare in maniera così ricca la 390 Adventure? Sulla 390 abbiamo solo un modello, vuol dire non c'è una Air, non c'è c'è un modello solo, e per questo abbiamo detto mettiamo tutto quello che esiste e facciamo una moto abbastanza completa anche con sospensioni regolabili, e per questo è arrivata così. Interessante, questa è una cosa a cui non avevo pensato, grazie Yoki. E l'altra cosa invece, ovviamente, che fa parlare tutti gli appassionati è la presenza dei cerchi a razze, perché l'Adventure comunque ha questo nome affascinante, e quindi perché avete preferito sull'Adventure piccola il 19 e le razze rispetto ad esempio all'Adventure 790 che nasce col 21 in entrambe le versioni? Sì, la 390 abbiamo fatto la moto anche per i mercati nuovi come Asia, Sud America, anche Italia. E ci sono paesi dove i clienti non sono tanti esperti e non sono molto grandi, e per questo abbiamo scelto le ruote più piccole, e così anche come ho detto prima abbiamo deciso di fare solo una moto che va bene per tutti i mercati, e alla fine questo era il motivo di utilizzare queste ruote. Tra l'altro una scelta che farà contenti, sì, una scelta che farà contenti anche tanti europei, perché neanche in Europa sono tutti alti 1,90 m, quindi è una scelta comprensibile. Telaio a traliccio in acciaio, molto solido all'apparenza, ma rispetto alla Duke è un telaio simile, derivato, o è un telaio totalmente nuovo? Che scelta avete fatto? No, siamo molto vicino al telaio della Duke, solo la geometria è cambiata per tutto il concetto, è molto vicino anche al concetto del 4,5 rally. Vuol dire anche è un concetto di telaio che usiamo anche sulle moto più sportivi, più grandi. Sì, per questo abbiamo deciso di continuare con questo concetto anche sull'adventure. È molto leggero, molto stabile, molto forte. Yoki, sai che quando si parla di KTM, di ready to race, gli appassionati italiani pensano subito alle ruote a raggi, ipotizzo anche un cerchio da 21, quindi sì, la 390 ha fatto parlare tantissimo perché c'era molta attesa su cilindrate più umane, più piccole. In futuro, cosa pensi di una versione R magari, con una dotazione diversa rispetto a quella che abbiamo visto? Se parliamo di un futuro vicino, vuol dire nei prossimi 2 o 3 anni non vediamo ruote più grandi su questo concetto. E dopo vediamo. In questa situazione nessuno sa come andare avanti. Però Andrea, almeno a quei clienti che vorranno le ruote a raggi, verso l'autunno potranno installarle, perché è previsto comunque nel nostro catalogo Power Parts che ci siano anche i cerchi a raggi, quindi
per chi vuole qualcosina in più sicuramente saranno disponibili anche i raggi. Paolo è attentissimo. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Grazie, Anche io. prima quando ho detto KTM 310 mi ha subito beccato. Però adesso ragazzi io devo salutarvi perché è stato bellissimo parlare con voi, ma noi le moto su Moto.it dobbiamo provarle e pur di provarla siamo passati dalla Francia per andare a Tenerife. Volete scoprire come con noi? Andiamo a vederlo. Andiamo a vedere. Grazie Jochi, grazie mille Paolo. Grazie. Ciao Andrea. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Ragazzi, dopo questa fantastica introduzione con Joachim Sauer dall'Austria e con Paolo Fabiano dall'Italia, adesso passo la parola a Francois Barrois, che è il giornalista e tester di Moto Magazine in Francia, che ha provato la 390 e ci racconta come va. Vedete le sue impressioni e trovate sotto su YouTube i sottotitoli in inglese e in italiano. Poi torniamo qua in studio, nello smart working, per raccontarvi in italiano brevemente cosa ci ha raccontato François direttamente dal manubrio. A dopo! Ciao a tutti, hello Andrea. I'm very happy to be with you today, even though we are so far apart. But right now, the best thing we can do is actually stay home. So I hope I see you soon. I had the chance to ride the 390 adventure just before the lockdown, so I'm very happy to share with you some images of this ride, which was quite awesome. So let's go, let's ride. Ouais, c'est parti pour la petite partie off-road au guidon de cette 390 Adventure. Ah, ça fait un petit moment que j'attendais ça. Moi je pense que pour s'initier, il n'y a rien de tel que ces machines-là. Et il n'y a sans doute rien de tel qu'une 390 Adventure. Parce que franchement, elle a beaucoup de points positifs cette moto dans les chemins. À commencer par son moteur, alors qu'il est suffisamment coupleux et vif. Passé 6000 là, il y a un petit coup de pied au cul qui permet de ressortir dans les virages de belle manière et on en a toujours dans le berlingot. Alors deuxièmement, elle est hyper maniable, facile à incliner, à placer, permet de récupérer plein de petites erreurs. Puis on la sent vraiment légère, hein. Pas haute non plus, donc on peut poser le pied facilement. Hop, hop, hop. Et puis surtout elle est bien suspendue. Honnêtement j'ai jamais testé un trail de cette cylindrée avec d'aussi bonne suspension. En plus elles sont entièrement réglables. Donc, si vous êtes un peu lourd ou plus léger, vous pouvez améliorer tout ça. Et puis là vous voyez hein, on la ménage pas la moto. Elle se prend des gros cailloux, on fait des sauts, on s'amuse bien d'ailleurs. Et honnêtement les suspensions réagissent très bien. Donc ça une bonne surprise. Dernier truc, l'électronique. Bon déjà on a ce magnifique écran TFT, puis on a un traction control. Donc il faut malheureusement déconnecter puisqu'il n'y a pas de mode rallye comme sur la 790. Et puis on a un ABS off-road. Plus rien à l'arrière, ce qui permet de placer la moto, faire des petits dérapages pour tourner plus vite. Ah oui, puis l'électronique, ride by wire. On le sent ça à la réponse de la poignée des gaz. Le contrôle de traction déconnectable. Bon, dans les chemins on est obligé de le déconnecter hein. Et puis cet ABS off-road qui est plutôt bien pensé hein. Ah c'est un kiff cette moto. Franchement on passe dans des endroits magnifiques en plus. C'est pour ça KTM ils sont trop bons. Il te trouve toujours l'endroit qui va bien. C'est fantastique! Bravo François, merci beaucoup, hai fatto un test veramente bellissimo della 390 Adventure a Tenerife, beato te. Adesso invece io torno in studio, ma vi ricordo che su YouTube troviamo i sottotitoli al test di François sia in italiano che in inglese, quindi molto utili un po' per capire cosa ci ha raccontato mentre guidava la 390. Veniamo a noi, i pregi della moto rilevati durante il test spagnolo. Partiamo dal motore. Il motore è stato promosso uno dei migliori motori della categoria fino a 500, diciamo, da François. Perché? Perché è trattabile in basso come tutti i monocilindrici di piccola cilindrata, ma è anche una bella coppia. Fino a 6.000 giri spinge bene fuori dalle curve e poi dopo i 6.000 giri c'è un bel brio, una bella potenza, perché siamo a 44 cavalli per 172 kg col pieno, quindi dati molto molto interessanti.
Pregi anche dal punto di vista della ciclistica, che è agilissima, ma questo ce lo aspettavamo viste le dimensioni molto contenute della 390, con delle sospensioni di grande qualità. Per François sono le migliori di questo segmento, tra l'altro sono regolabili e sentono le regolazioni, quindi si adattano a chi è leggero o a chi ha qualche chiletto in più. Molto appunto anche nei tratti sconnessi, sulle pietre abbiamo visto nel video di François che razza di evoluzioni ha compiuto durante questo test, quindi c'è da veramente prenderlo in parola, con la sella bassa che aiuta anche nei passaggi un po' più difficili. Elettronica di altissimo livello, ce l'ha detto nella prova, abbiamo la strumentazione TFT, il traction control e poi vedremo che però da qualche punto di vista è migliorabile, poi ci arriviamo dopo, e grandissimo l'ABS col cornering ABS, quindi piattaforma inerziale e la possibilità di avere l'ABS attivo soltanto sulla ruota davanti, quindi in fuoristrada è perfetto, potete bloccare il posteriore e andate ovunque alla grande. Aggiungo io, per quanto riguarda il mercato italiano, un prezzo davvero competitivo, anche lì direi che KTM ha azzeccato il prodotto con un prezzo molto interessante che infatti ha incuriosito parecchio i nostri appassionati italiani. Vediamo adesso i contro. Contro purtroppo è il traction control, che è perfetto su strada, sui fondi bagnati, però in fuoristrada ha un limite. Qual è? Ve lo dico subito, non c'è la modalità rally, quindi una modalità che lasci più libera la ruota di pattinare e la potenza quindi un po' più aggressiva in fuoristrada per far derapare la moto. C'è soltanto la modalità stradale e quindi in fuoristrada vi consiglio, e l'ha detto anche François, di escluderlo per ripartire nella sabbia sui fondi più sdrucciolevoli. Adesso è tutto da questa prova italiana, austriaca e francese, grazie al nostro amico François, grazie mille ancora. Io vi ringrazio per averci guardato, mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima prova, magari riuscirò a guidarla davvero la moto. Grazie ancora e mi raccomando, anche in fuoristrada la prudenza e le protezioni. Ciao a tutti!